L'argomento di questo quiz è il seguente: è meglio usare l'indicativo o l'infinito? In questo quiz ti proporrò una serie di frasi e dovrai decidere se in ciascuna di queste frasi sia meglio usare l'indicativo oppure l'infinito. In altre parole, dovrai scegliere tra una frase con che più indicativo oppure una frase con la preposizione di seguita dall'infinito. Ho notato che questo è uno degli aspetti più problematici della grammatica italiana per le persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera. E nella mia esperienza molti studenti di italiano sbagliano in modo sistematico. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima coppia di frasi. Round 1. La prima frase è: Claudia pensa che è vecchia. La seconda frase è: Claudia pensa di essere vecchia. Qual è la differenza tra queste due frasi? In un caso, nel primo caso, ho usato la congiunzione con seguita da un verbo all'indicativo, nel secondo caso ho usato la preposizione di seguita dall'infinito. Secondo te qual è la forma più corretta? Ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. La frase più corretta è la seconda, quindi Claudia pensa di essere vecchia. Molti stranieri sbagliano e nelle frasi di questo tipo usano l'indicativo e dicono, per esempio, Claudia pensa che è vecchia. In realtà, in una frase di questo tipo bisognerebbe usare l'infinito. Perché devo usare l'infinito? Perché il soggetto della frase secondaria è lo stesso della frase principale. Quindi Claudia pensa e Claudia è vecchia. Quindi, visto che il soggetto è lo stesso, posso dire Claudia pensa di essere vecchia. Ma vediamo la seconda coppia di frasi. Round 2. La prima frase è: Daniele pensa che lavora bene. La seconda frase è: Daniele pensa di lavorare bene. Secondo te qual è la frase più corretta? Ti lascio 5 secondi per pensarci. La frase più corretta è quella con di più infinito. Sarebbe meglio dire Daniele pensa di lavorare bene. Perché posso dire così? Perché comunque il soggetto della frase secondaria è lo stesso della frase principale. Cioè, in altre parole, la frase principale e la frase subordinata hanno lo stesso soggetto. Daniele pensa e Daniele lavora bene. Quindi, visto che il soggetto è lo stesso, posso per così dire fare una contrazione e usare l'infinito. Ma vediamo la terza coppia di frasi. Round 3. La prima frase è: Elisa pensa che è sfortunata. La seconda frase è: Elisa pensa di essere sfortunata. Secondo te qual è la forma più corretta? Ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. La frase più corretta è quella con l'infinito, quindi bisognerebbe dire Elisa pensa di essere sfortunata. Perché? Perché il soggetto della principale e della subordinata è lo stesso. Le cose sono due: Elisa pensa e Elisa è sfortunata. Quindi, visto che la persona che pensa e la persona che è sfortunata sono la stessa persona, cioè Elisa, io posso per così dire contrarre la frase e usare l'infinito.
Chiaramente se in questa frase usi l'indicativo, le persone comunque ti capiscono. Però un madrelingua italiano in una frase di questo tipo userebbe sicuramente l'infinito. Ma vediamo la quarta coppia di frasi. Round 4. La prima frase è: Laura pensa che studia troppo. La seconda frase è: Laura pensa di studiare troppo. Secondo te qual è la forma più corretta? Ti lascio 5 secondi. La frase più corretta è la seconda, cioè quella con l'infinito. In questo caso sarebbe meglio usare la preposizione di seguita dall'infinito. Perché? Perché il soggetto della frase principale e della frase subordinata è lo stesso, cioè Laura pensa e Laura studia troppo. Visto che la persona che pensa e la persona che studia troppo sono la stessa persona, posso usare di più infinito. Tra parentesi, quando dico posso usare, voglio dire che sarebbe meglio usare, perché comunque i madrelingua italiani in una frase di questo tipo userebbero sicuramente l'infinito. Certo, se in una frase di questo tipo usi l'indicativo non ci sono problemi di comprensione, comunque tutti capiscono cosa vuoi dire. Però è anche vero che un madrelingua italiano in una frase di questo tipo userebbe l'infinito. Ma vediamo la quinta coppia di frasi. Round 5. La prima frase è: Lucrezia pensa che è più intelligente di te. La seconda frase è: Lucrezia pensa di essere più intelligente di te. Secondo te qual è la frase più corretta? Ti lascio 5 secondi di tempo. La frase più corretta è quella con l'infinito. Bisognerebbe dire: Lucrezia pensa di essere più intelligente di te. Perché bisogna dire così? Perché il soggetto della frase subordinata è lo stesso della frase principale. Molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera sbagliano e usano l'indicativo. Secondo me alcune persone pensano che in realtà nelle frasi di questo tipo sia indifferente, cioè che uno possa usare l'indicativo oppure l'infinito. In realtà i madrelingua italiani nelle frasi di questo tipo usano l'infinito. Questo vuol dire che nelle frasi di questo tipo bisognerebbe usare l'infinito. Cioè, provo a spiegarvelo meglio. Da un punto di vista della comprensione, chiaramente se usate l'indicativo vi capiscono tutti. Però da un punto di vista della naturalezza, diciamo che i madrelingua usano l'infinito. Ma vediamo rapidamente la sesta coppia di frasi. Round 6. La prima frase è: Marco pensa che ha molti nemici. La seconda frase è: Marco pensa di avere molti nemici. Qual è la frase più corretta? La frase più corretta è la seconda, quella con di più infinito. Bisognerebbe dire: Marco pensa di avere molti nemici. Perché devo usare l'infinito? Devo usare l'infinito perché comunque il soggetto della frase subordinata è lo stesso. La persona che pensa e la persona che ha sono la stessa persona, cioè Marco. Ma vediamo la settima coppia di frasi. Round 7. La prima frase è: Roberto pensa che mangia poco, mentre la seconda frase è: Roberto pensa di mangiare poco. Qual è la variante più corretta? La variante più corretta è la seconda, quella con l'infinito. Visto che il soggetto della frase subordinata è lo stesso, dovrei usare l'infinito. Quindi dovrei dire: Roberto pensa di mangiare troppo. Ah no, scusate, di mangiare poco. Roberto pensa di mangiare poco.
Chiaramente se il soggetto della frase subordinata del verbo mangiare fosse un'altra persona, non potrei usare l'infinito. Per esempio, se la frase fosse Roberto pensa che Marco mangia poco, io questa frase evidentemente non la posso trasformare con l'infinito. Però una cosa che ci tengo a sottolineare è questa, cioè che se il soggetto è lo stesso, è preferibile usare l'infinito, cioè bisognerebbe usare l'infinito. Non è che è equivalente dire Roberto pensa che mangia poco e Roberto pensa di mangiare poco. Una delle due varianti è decisamente preferibile. In altre parole, i madrelingua italiani in queste frasi usano l'infinito. Ma vediamo l'ottava coppia di frasi. Round 8. La prima frase è Paolo pensa che ha ancora molto tempo. La seconda frase è Paolo pensa di avere ancora molto tempo. Penso che tu non abbia più bisogno dei 5 secondi. La frase corretta è quella con l'infinito. Il soggetto della frase subordinata è lo stesso della frase principale, quindi dovrei usare l'infinito. I madrelingua italiani direbbero Paolo pensa di avere ancora molto tempo. Poi è chiaro che nel parlato ti può capitare di sentire persone che dicono frasi del tipo Paolo pensa che ha ancora molto tempo. Però con questo verbo, con il verbo pensare, se il soggetto e la subordinata è lo stesso, di solito si usa l'infinito. Ma vediamo rapidamente le ultime due coppie. Round 9. La prima frase è Francesca pensa che non dorme abbastanza. La seconda frase è Francesca pensa di non dormire abbastanza. Qual è la frase più corretta? La frase più corretta è la seconda. Se il soggetto della subordinata è lo stesso, devo usare l'infinito. Quindi devo dire Francesca pensa di non dormire abbastanza. Ma vediamo l'ultima coppia di frasi. Final round. La prima frase è Matteo pensa che non ha amici. La seconda frase è Matteo pensa di non avere amici. Come avrai capito, la variante corretta è la seconda. In questo caso bisognerebbe usare l'infinito. Perché bisogna usare l'infinito? Perché il soggetto della subordinata è lo stesso della principale. Ecco, spero che questo quiz ti abbia aiutato a capire come funzionano queste frasi. Sono sicuro che in futuro non avrai più dubbi se usare l'infinito o l'indicativo. Qui in alto ti lascio un quiz su un altro tipo di frasi. Penso che questo quiz ti possa aiutare a chiarire in modo definitivo un altro tipo di dubbi. Quindi ti consiglio vivamente di dargli un'occhiata.